Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo vicino a casa, siamo nei Colli Euganei, mi trovo esattamente al pianoro del Montolone, siamo sopra il meraviglioso borgo di Arqua Petrarca e quindi oggi, visto che siamo ai primi di marzo, vi porto a vedere la fioritura dei mandorli, quindi facciamo questa passeggiata in questa zona per vedere questa meraviglia della natura. Quindi dai che andiamo. E partiti a piedi dal pianoro del Montolone dove abbiamo parcheggiato, andiamo verso sinistra. Allora abbiamo parcheggiato proprio lì al pianoro del Montolone, dove che d'estate potete anche ammirare tramonti meravigliosi. Infatti è molto gettonato come luogo. Vi ricordo che vi lascio il punto di partenza, quindi il parcheggio lì del pianoro Montolone sotto in descrizione, e adesso ci spostiamo un po' per la strada asfaltata arrivando a imboccare il sentiero numero 12 del Monte Fasollo. E come potete vedere qui le indicazioni, la nostra meta è Villa Beatrice d'Este. Qua il luogo è abbastanza frequentato e capirete perché. Beh, diciamo che qualche albero ha fiorito e molti altri devono ancora sbocciare. Vabbè, ma noi ci accontentiamo. Diciamo che i fiori di mandorlo sbocciano tra la metà di febbraio e la metà di marzo, ma visti gli ultimi giorni qua abbastanza freddi, qui siamo ovviamente in ritardo con la fioritura. La nostra meta è Villa Beatrice. Allora vi voglio dire che non troverete riprese con il drone in questo video perché siamo nel parco dei Colli Euganei e quindi qui purtroppo è vietato volare, altrimenti bisognerebbe fare richieste, permessi e è troppo dura. Beh, che dire, è proprio rilassante e rigenerante camminare nel silenzio della natura con questi panorami stupendi. Come potete vedere, questo territorio è territorio di olivi e di vigneti. Ed ecco, se riuscite a vedere proprio il punto dove siamo partiti, al pianoro del Montolone, quindi siamo all'incirca a metà giro. E qui in alto sulla destra vediamo l'oratorio di San Gaetano e adesso andremo a dare una sbirciata che si trova proprio vicino all'Enoteca Monte Fasollo, dove gustare del buon vino. Infatti ad oggi, tra la fusione delle tenute Le Volpi che vedremo qui un po' più avanti e questa Enoteca Monte Fasollo, con oltre 200 ettari, rappresentano insieme un'attività vinicola privata più estesa dei Colli Euganei. È una struttura di piccole dimensioni, protetta da cipressi e venne edificata nel 1669 e dedicata proprio a San Gaetano, che aveva origini vicentine. Nacque nel 1480. E noi continuiamo con il nostro giro. Vi lascio solo immaginare che scorci si possono vedere da qui all'ora del tramonto.
Che dire, vi piacciono questi luoghi, questi panorami? È veramente meraviglioso secondo me. Quindi vi invito a venire anche voi a scoprire i Colli Euganei. E ogni tanto potete, come vedete, trovare delle indicazioni che vi spiegano i giri, i sentieri da fare, sempre qui nel parco dei Colli Euganei. Ed eccoci che ho appena incontrato una vecchia amica e quindi la saluto anche qui nel video. Ciao Francesca! E siamo arrivati all'azienda agricola Le Volpi, che adesso sembra chiusa, in fase di ristrutturazione. E ci avviciniamo a un trivio per prendere la direzione del Monte Gemola per arrivare a Villa Beatrice. Ed ecco che dal comune di Arquà Petrarca, da dove siamo partiti, siamo arrivati al comune di Baone e siamo arrivati alla meta di questo piccolo giro, a Villa Beatrice. La villa prende il nome da una nobildonna diventata poi monaca benedettina, Beatrice d'Este, che visse proprio qui dal 1221 al 1226. Beatrice d'Este, figlia del marchese Azzo VI e della seconda moglie Sofia di Savoia, maturò la vocazione religiosa a seguito di tragici eventi che colpirono la sua famiglia. Inizialmente osteggiata nella decisione di abbandonare la vita di corte, ella trovò rifugio presso il convento femminile di Santa Margherita, sul monte Sallarola. In seguito fece restaurare un antico monastero che sorgeva sul monte Gemola, dove fondò una nuova comunità di clausura e visse con grande fervore religioso gli ultimi anni della sua vita breve. Il monastero, dedicato a San Giovanni Battista, sopravvisse per oltre 3 secoli, diffondendo la fama di santità della propria fondatrice. Attualmente alcuni locali della villa sono destinati ad accogliere un museo naturalistico provinciale, che potete visitare pagando un biglietto del costo di 4 euro. Ovviamente qui al museo naturalistico potete conoscere la flora e la fauna di questi Colli Euganei. E in più visitare alcune stanze del piano inferiore della villa. Vi ricordo, sotto in descrizione trovate
tutti i link e il punto GPX da dove partire e dove parcheggiare. E adesso il nostro giro si conclude qui e torniamo indietro per lo stesso percorso. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto conoscere ancora una volta qualcosa di nuovo, un territorio ovviamente nuovo per chi non c'è mai stato da scoprire, che oltre a questo giro qui nei Colli Euganei ce ne sono molti altri di belli come questo. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!